Oggi vorrei condividere con te una considerazione rispetto ad una frase potente e al tempo stesso complessa. Ma tutto ciò che accade, quindi ciò che di bello accade, ciò che di brutto accade, o meglio ciò che di felice accade, ciò che di doloroso accade. Se io ti dico che tutto è volere di Dio, tutto è voluto da Dio, tutto avviene secondo il progetto di Dio, tu come la vivi sinceramente, autenticamente? Come risuona in te questa cosa? Allora, questa è un'altra bella domanda che molti si sono posti. Io dico complimenti agli atei anche, perché un ateo è la prima domanda che pone, quindi complimenti a loro perché arriverà sicuramente molto da loro questo, no? Cioè, nel senso che c'è tanto di quel paradosso nella vita che tutto è volere di Dio, cioè quando ti perdi il lavoro, quando perdi una donna, quando perdi un figlio, quando perdi una gamba, quando ti ammali, quando vedi bambini piccoli in Africa che muoiono, quando vedi delle dissociazioni, diciamo così, della realtà, o anche degli sbilanci di ricchezza e povertà nel mondo, sofferenze anche create e co-create, cioè, Violenze, guerre, stupri, cioè via. tutte volere di Dio, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Nel senso che tante questioni sono, come dire, limitate, cioè non ci può essere un volere di Dio nell'aver fatto la Shoah, cioè tutto il disastro che c'è stato di morti e di distruzione, una sofferenza pazzesca, ma le guerre in se stesse. Mhm. Però, ahimè, ritorno ai miei grandi tre livelli, perché devo dire che nel livello del ghiaccio, cioè nella comprensione dissociata della realtà e nella coscienza di chi si sente separato dalla parte del tutto, e bisogna entrare in questo aspetto perché essendo centrato io in altri, posso dire tornato, da che cosa vuol dire questo discorso, ovviamente questa domanda non ha una risposta. Allora, se ho una dissociazione dalle cose, vedo Dio anche distante, vedo tutto come qualcosa di altro da me, anche la morte, e quindi c'è il pensiero in questo livello che quello che nasce dal nulla, ma sicuramente muore, sparisce e finisce nel nulla. Questa visione duale ma unitaria della partenza e la fine ben definite, che è la visione del ghiaccio, porterà sicuramente a una concezione anche che tutto il volere di Dio è una grandissima cazzata, cioè nel senso che non è tutto il volere di Dio, c'è il volere dell'uomo e tutto va un po' a caso e tutto anche dipende. Qualcuno potrebbe dire che è un po' una causa-effetto, hai fatto del male, ti arriva una mazzata, ma tu che te la stai creando. Cioè non è che c'è una legge dall'universale e dall'alto, che se c'è una guerra è perché doveva sorgere chissà quale Buddha a un certo punto pacifico. Però questo, ripeto, questa è molto complesso, perché questa è una visione giustamente giustificabile da un livello del ghiaccio dove c'è un fondo di separazione. Però quando inizi ad andare verso una dimensione del liquido e ancora di più del vapore, ahimè, questa visione inizia a espandersi. Mm. Allora io ti vorrei dire anche il fatto che una donna soffre per 9 mesi prima di partorire, e in qualche modo se fosse nel pensiero di dire ma perché mi arriva tutta questa condizione di sofferenza, no? Poi il parto in se stesso, che io non sono donna, ma da quello che si racconta uno cerca di dimenticarselo dopo, da quanto può aversi le punte di sofferenza molto alte, eppure tutta questa punta di sofferenza o comunque questo travaglio sta generando la vita, sta generando un processo che porterà poi alla vita, quindi eh, c'è un progetto dietro a questo travaglio, c'è un progetto che genererà la vita. Ora, se noi ci fermiamo al momento della sofferenza, sembra che questo non abbia nessun senso, no? Non abbia nessun valore. Quindi se la donna avesse invece una visione più ampia e potesse, avesse la coscienza, e ce l'ha infatti, la donna sta soffrendo, accetta quella sofferenza, accetta quel travaglio, perché c'è un bene più grande che sta per arrivare, in qualche modo sta arrivando un figlio, quindi accoglie tutto il travaglio per questo figlio che arriva. Questo esempio fa capire che i nostri travagli anche nella vita o nelle grandi questioni anche dell'esistenza, per parallelismo anche loro hanno fatto nascere diverse questioni, diverse sensibilizzazioni umane. Diciamo, forse la persona che muore in se stessa sembra che lui non abbia un insegnamento perché passa dall'altra parte, ma quante persone dietro la sofferenza altrui hanno dovuto imparare molte cose. In un linguaggio, diciamo, una percezione dell'unità di ogni questione, di questa sincronia delle questioni, sempre più uno può percepire il sottile gioco, diciamo, di progetto che entra in ogni condizione umana, in ogni realtà che succede.
Quindi più la coscienza è alta, che interagisce con tutto e percepisce che è parte di ogni cosa, e quindi più sente che c'è un volere, diciamo, di un bene che procede a un'elevazione della coscienza. Bisogna dire che ogni situazione che l'essere umano vive comunque lo porta a dei passaggi di coscienza. Anche quello che sta in carcere sicuramente nel tempo lo porterà, uno potrebbe dire non in questa vita ma nelle prossime anche, ecco, facciamo un filone ancora più alto, cioè è inevitabile l'aumento della coscienza, è inevitabile con la reiterazione delle esperienze. Su questa progressione che non ha tempo, perché Dio ha una pazienza infinita, e questo purtroppo per noi, perché cioè, non ha problemi lui di aspettare, diciamo Dio, l'energia cosciente anche che c'è nell'esistenza, in qualche modo che è substrato, continua a procedere a darti opportunità e terreni perché tu possa esperienziare diverse scelte in una libertà, che sempre più è libertà, tanto più tu ti fai parte di questo, una vera profonda libertà, di essere sempre più allineato ai principi di vita e poterli gestire e conoscere ed esserli. E sempre più comprenderai che ogni azione e reazione ha un processo saggio dentro, sempre più la lascerai correre fino al punto che non la giudicherai più, ma sarai tu stesso questi processi, e quindi non ti chiederai neanche più se tutto è volere di Dio, perché tu sei il volere di Dio. Quindi non ci sarà più questo aspetto neanche di dicotomico tra te e un qualcosa esterno, ma qua stiamo parlando di un discorso molto avanzato. Tornando a noi poveri umani, in questo aspetto diciamo dell'aspetto del ghiaccio, sicuramente quello che possiamo fare è aprire un attimo la fede del cuore e dire qualsiasi cosa che mi possa capitare, io comprendo che mi sta portificando per qualcosa. Ci vuole però questa focalizzazione interiore, la volontà di mantenere questo punto fermo del dire ok, insegnami qualcosa attraverso questa esperienza, sono qua per imparare la verità di questo. Se abbiamo questo anelito sincero che è quello del ricercatore, che ha dentro di sé la necessità e la voglia di imparare, questo porterà sempre la vita in uno stato di grazia, è sempre una forma di protezione, perché cosa può farti male se tutto procede a farti crescere? Quindi bisogna rafforzare internamente sempre di più la visione chiara che ogni cosa che arriva ha un suo processo evolutivo per te, è una fede che qualcosa è nella funzione positiva, e questo quanto è vero che certi momenti abbiamo stati cocciuti per volere qualcosa, Certo. impediti, ma se poi lo raggiungevamo era molto peggio. Se si ascolta questo, io dico, e più si va avanti in questa sincera volontà, più anch'io sto scoprendo che tanti freni della vita che ho avuto non erano freni così. Io ho cocciuto che li volevo a tutti i costi ed ero frenato, poi adesso sono un po' meno cocciuto e quindi appena sento un freno dico aspetta, c'è qualcosa che mi vuole dire, devo andare a fondo di questa cosa, e c'è sempre dietro una trama interessante che ti svela poi sotto sotto che devi aspettare un attimino perché c'era qualcos'altro che devi guardare. Quindi diciamo, per me sì, è una verità, è tutto volere di Dio, dobbiamo procedere in questo, avendo il cuore aperto di una fiducia continuamente, come se siamo dentro un dom. Ecco, delle volte dico questo anche, come se noi fossimo dentro un tempio, no? Quando tu vai in un tempio che c'è un maestro, no? Un guru, immagina che sei in un tempio con questo maestro che è onnisciente. Esistono posti così. Quando sei in questo ashram, io li ho vissuti, queste esperienze, cioè ti senti che ogni azione che tu hai, tutti dicono, l'ha voluto il guru, no? L'ha voluto questo maestro, ti succede questa cosa qua, è lui che ti sta facendo venire questo pensiero, o ti capita qualcosa che è una prova, che ti sta provando su questo affinché non sta pentola non viene ben cotta, tu sei la pentola, fino al punto in cui capisci il punto, no? Per esempio un Babagino, vediamo tutta una serie di esempi molto interessanti di storie vissute anche dentro questi ashram. Quello che sto percependo io è che quando esci da questo ashram hai la falsa illusione di esserne fuori, ma in realtà tutta la terra, tutta l'esistenza di una vita è dentro un domo, un ashram, un tempio, che continua a metterti alla prova su diverse fasi di te. Quindi diciamo così, ogni momento della tua esistenza è l'occasione per verificare degli aspetti di te, e quindi sei sempre sotto la possibilità di crescere. Quindi è tutto fatto, il guru ovviamente lo fa per il tuo amore, per un Come vero si suol amore. dire, tutto cospira per il tuo bene, la tua crescita e la tua evoluzione. Tanto è vero un maestro realizzato che lo fa in un domo, in un tempio. Ora fuori da qua sembra che non c'è il maestro realizzato, ma c'è l'esistenza cosciente interna, che chiamiamo Dio, che chiamiamo quello, ed esterna, chiamiamola come volete, che procede verso un donare se stesso totalmente, perché è un atto di grazia totale, è un donare a se stesso a far rinascere in te la coscienza che lui stesso ha. Questa è la mia sensazione, quindi è
è un'offerta totale di sé, è veramente un livello altissimo di dono, solo che si passa a tanti livelli anche qua nella visione di un padre coercitivo, costrittivo, di un senso di dovere, delle regole, ci sono tante forme, fino ad arrivare a una situazione invece spirituale, che c'è veramente un darsi. E qual è il bene più grande di tutta questa realtà? Che tu comprenda sempre di più nel tuo cuore chi sei veramente, ma anche qual è il tuo bene più alto, no? La tua possibilità di vivere la vita in modo pieno, al di là di tutti questi aspetti. Qua ci vuole un continuo lavorio alchemico di essere fiducioso, di vedere che ogni cosa ha dietro un risvolto per insegnarci. Certo, ci vuole la volontà anche di essere umilmente pronti anche a capire le lezioni, comprenderle e poi agire per pulirle, per metterle a posto. È un grande laboratorio, è un grande training, la vita è veramente una grande università di lavoro, siamo nelle varie scuole, no? Sia a livello scolastico sia a livello della vita, andremo probabilmente dopo in altre scuole ancora, qua non si finisce mai, ma non dobbiamo preoccuparci di questo, quello che bisogna preoccuparsi è di focalizzare sempre di più la percezione che tutto ha un segno, ha una volontà del bene per te.